I riti della Settimana Santa. Tutto ha inizio con la Quaresima. Dal mercoledì delle Ceneri in poi, per tutta la Quaresima, la confraternita si prepara spiritualmente ad arrivare a quel momento, il momento in cui Gesù muore in croce e poi finalmente, dopo 3 giorni, risorge. La resurrezione è la meta finale della confraternita. Tutto ciò che facciamo, che si fa durante la Quaresima e la Settimana Santa, è tutto rivolto a questo momento, il momento cruciale, il momento più importante della Chiesa. I confratelli durante la Quaresima, nei venerdì di Quaresima, assistono prima della messa del pomeriggio, fanno un rosario comunitario, cioè pregano il rosario insieme a tutta la popolazione e si arriva alla messa. Si fa la messa del pomeriggio, una messa normale, naturalmente è la messa del venerdì santo, del venerdì di Quaresima, venerdì santo viene dopo, e subito dopo c'è un rito al quale partecipano da sempre i confratelli, e cioè la Via Crucis, con tutte le stazioni dove alcuni confratelli, in genere 3, uno prende una croce, rappresenta Gesù che fa tutte le stazioni, 2 lateralmente sostengono dei ceri, delle candele, e poi c'è tutto il rito della Via Crucis. Si raccontano tutte le stazioni. Cosa sono le stazioni? I momenti cruciali da ricordare, nel momento in cui, per esempio, Gesù cade, nel momento in cui Gesù viene condannato a morte, nel momento in cui Gesù muore. Tutte queste cose vengono enfatizzate dai confratelli, e rendendo questa preghiera, perché di una preghiera si tratta, molto sentita, molto viva, in maniera tale che ognuno si senta partecipe di questa sofferenza che nostro Signore ha avuto prima, quando è stato, diciamo, crocifisso. Finita la Quaresima, inizia la Settimana Santa, che è l'ultima settimana prima che Gesù muoia in croce il venerdì. In questa settimana i riti dei confratelli non sono molto diversi, tranne per un fatto. Il giovedì, prima del venerdì santo, c'è la cosiddetta lavanda dei piedi. Gesù, ad un certo punto, preparando i suoi apostoli alla sua morte, ha insegnato loro delle cose bellissime, delle cose che io ritengo il fondamento della vita cristiana, e cioè l'umiltà. Il grande diventa piccolo, è così piccolo com'è, allo stesso tempo è grande. Nessuno può essere grande se non sei prima piccolo. Questo è un insegnamento, secondo me, grandissimo che Gesù ci ha dato. Dopo la lavanda dei piedi, che è il giovedì, nella messa in Cena Domini si chiama, dopodiché c'è il rito del venerdì. Il venerdì è la giornata piena della confraternita. Il venerdì, il giorno in cui muore Gesù, si indossano i cappucci che coprono il volto di chi ha portato Gesù a morte praticamente. In quel caso la confraternita rappresenta gli aguzzini, quelli che hanno portato Gesù, e anche poi allo stesso tempo coloro che ne hanno pietà
e che lo portano fino alla sepoltura dopo averlo schiodato dalla croce. La parola iscravamento è una parola mezzo in sardo, mezzo in latino, che indica proprio lo schiodamento, iscravamento. Iscravo è il chiodo, lo schiodamento di Gesù e la successiva deposizione, diciamo, nella lettiga. La mattina la confraternita si muove molto presto, va insieme alle pie donne e alla Madonna a cercare Gesù in tutti i posti possibili. Noi, come in tutti i paesi, facciamo il giro delle chiese. Alla fine si arriva alla chiesa di Cappuccini, che è il santuario della Madonna di Nolime Tollere di Sorso, una Madonna veneratissima e di cui tutti noi veramente ci sentiamo figli. Lì proprio questa confraternita ha iniziato una tradizione bellissima secondo me, e arrivati, come si arriva lì nella chiesa di Cappuccini alla presenza della Madonna, i confratelli intonano un canto molto bello che è proprio il canto della Madonna che cerca disperatamente il suo figlio. Finito il canto, si prosegue con la processione delle cerche e si arriva di fronte a questa chiesa. Questa chiesa è posta su una via che si chiama Via Cappuccini, quindi è proprio vicino alla chiesa di Cappuccini. Arrivati davanti alla chiesa di Santa Croce, altri confratelli sono dentro la chiesa ed escono fuori portando la croce, una croce enorme, pesa più di 1 quintale, quindi per portarla ci vogliono 4, 5, 6 persone. È anche interessante un aneddoto che è successo tantissimi anni fa, di cui è stato protagonista una persona che io ho conosciuto perché fa parte della mia famiglia, il quale, trovandosi in una situazione terribile durante la guerra, attorniato dai corpi dei suoi compagni uccisi, eccetera, fece la promessa che appena, se si fosse salvato, appena tornato in paese, avrebbe portato lui da solo la croce per tutta la processione. E l'ha fatto. È arrivato qui con la croce, portandola da solo, con la spalla completamente insanguinata. Scusate, mi sto emozionando perché è un ricordo molto toccante. È arrivato proprio su questo altare, è caduto sotto il peso della croce ed è stato soccorso dagli altri, insomma, quelli che l'avevano in qualche modo, insomma, supportato, perché non ha voluto mai essere aiutato, mai. Ha portato 1 quintale e passa di peso di croce per tutto il paese. Bene, l'aneddoto un po' mi ha commosso, però devo dire questo. La processione poi, una volta che viene fuori la croce da questa chiesa, prosegue fino alla chiesa parrocchiale, che è qui vicino, pochi metri. E lì viene innalzato il Calvario. Si chiama il Calvario, naturalmente, per dare, insomma, l'immagine di quello che era il monte nel quale è stato crocifisso Gesù. Nel linguaggio comune qua si intende il Calvario, qui in questo paese si intende il Calvario, ma forse anche da altre parti, questo non lo so. Il Calvario è proprio la formazione della croce con le scale che poi serviranno per fare il siscravamento. Lì viene appeso anche il crocifisso con Gesù
Gesù crocifisso viene successivamente coperto con un telo per pietà, diciamo così, in modo che la sua immagine non sia evidente. Si vede la croce, ma non si vede il volto di Gesù. Nel pomeriggio inizia la funzione del riscaldamento. Come ho già detto, è una funzione molto, molto suggestiva, è una funzione, diciamo, paraliturgica, nel senso che non fa parte della liturgia, ma è una funzione molto seguita e molto apprezzata e molto devotamente seguita appunto dalle persone, perché proprio ricorda tutto ciò che è successo durante quel giorno in cui Gesù è stato crocifisso. I confratelli si alternano negli anni a fare i personaggi chiave, cioè i giudei che salgono per schiodare Gesù dalla croce. E sotto la direzione del parroco, generalmente, o di un predicatore che comunque ricorda al popolo tutte le varie fasi del martirio o della uccisione, diciamo così cruda di Gesù, in più guida poi i giudei affinché schiodino il corpo dalla croce. I simboli della passione di Gesù, quindi chiodi, la lancia, la corona di spine, tutte queste cose vengono poi distribuite a delle persone che ne fanno richiesta per avere una grazia in più e vengono deposte nelle mani di questi piccoli bambini, gli angioletti, vestiti da angioletti, i quali spesso ricordano poi anche da adulti questa esperienza che hanno vissuto, andando ad avere, diciamo così, un patrimonio interiore che li aiuta anche nella loro fede poi l'indomani, quando saranno grandi. Finito questa deposizione di Gesù, il corpo viene messo in una bara, che poi è una lettiga, e verrà portato per le vie del paese insieme alla croce. Per fortuna quella grande non la stiamo più portando perché è veramente pesante, anche per 4-5 persone. Portiamo invece una croce che è esposta qui, una croce molto più leggera, che però è un simbolo assolutamente valido per la processione. Finita la processione che si snoda per tutte le vie del paese, ricordando ancora una volta tutte le stazioni della passione di Gesù, quindi una via Crucis, si arriva di nuovo in questa chiesa. In questa chiesa viene allestito il cosiddetto sepolcro, non è altro che un contenitore ligneo nel quale viene deposto il corpo morto di Gesù, e lì, in quel momento, la confraternita si riunisce in un gruppo di 4 cantori e lì cantano il Miserere Mei Deus, un canto bellissimo oltretutto, che si canta in tutta la Sardegna con diciamo modi leggermente diversi ma simili per quello che riguarda il trasporto che c'è nel canto da parte di questi cantori. Un canto che è un canto polifonico, sono 4 voci diverse che si fondono insieme e fanno una melodia meravigliosa. Finito il canto del Miserere, la confraternita si ritira, la gente, tutti i fedeli adorano il corpo morto di Gesù dentro il sepolcro e la processione finisce. Questi sono i riti ai quali è preposta la confraternita.
da sempre è la cosa più importante, cioè seguire i riti della Settimana Santa per ricordare e ricordarci la nostra fede.